Secondo passepartout per il Rinascimento, contenuto in un sacchettino di velluto color cardinalizio. È un piccolo gioiello che mi sono permesso di togliere dal collo di mia moglie, ovviamente temporaneamente, e raffigura un oggetto rarissimo, quasi introvabile, una riproduzione di Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo ha generato pochissimi souvenir, chissà perché. Castel Sant'Angelo ci permetterà di fare un giro nella seconda fase del Rinascimento italiano, perché Castel Sant'Angelo è il luogo centrale dello spoiling system di allora, quel sistema amministrativo che esiste ancora oggi e per il quale si cambia tutta la classe amministrativa ogni volta che cambia il governo. Lo spoiling system del Rinascimento è il nepotismo, perché siccome ci si poteva fidare solo della propria famiglia, era all'interno del mondo dei nipoti, dei cugini e dei parenti che si sceglieva la nuova classe amministrativa. Spesso anche si sceglieva i propri figli, anche essendo papi. E Castel Sant'Angelo come fortezza è il simbolo del potere temporale di là dal Tevere, fuori Roma, spesso contro Roma, ad un passo da San Pietro, di cui è il satellite militare. I papi di cui parliamo sono ben diversi da quelli del 400, quando erano o oligarchi veneziani oppure individualisti self-made men veri e propri. Questi, i nostri, sono di seconda generazione, famiglie potenti appena affermate. Sono papi di buona famiglia. La nostra storia inizia nel 1492, è l'anno in cui muore Lorenzo il Magnifico, è l'anno in cui muore Piero della Francesca e finisce il primo ciclo del Rinascimento, è l'anno in cui inizia il decadimento del Ducato di Milano ed è l'anno soprattutto in cui si scopre l'America. La Spagna arriva nel nuovo continente e neanche si immagina quanto fra poco diventerà ricca. Mentre Roma è tutto sommato ancora una città piccolina, a 40-50 mila abitanti circa. Le grandi città del mondo sono solo 5, 2 sul continente, Milano e Parigi, e 3 sul mare, Venezia, Napoli e Istanbul. In quegli anni Londra ha la dimensione di Cremona. La più bella e più nota galera del mondo è nata inizialmente come tomba. La fece costruire nel secondo secolo della nostra era per se stesso l'imperatore Adriano. Era concepita come un'enorme torta rotonda su un cubo e culminava con una collezione di grandi sculture di bronzo e di marmo. Non si immaginava anche Adriano di aver inventato il prototipo del bunker. L'edificio, uno dei più colossali dell'antichità, era ricoperto al suo interno di marmi pregiatissimi, ma era costituito di parti molto semplici. Un enorme muraglione cementizio che conteneva una scala elicoidale che stiamo salendo e questa rampa portava a 3 celle funerarie, una sopra l'altra. Nel Medioevo, durante le costanti risse fra le famiglie romane, si scopre che la torre è un eccellente rifugio, diventa una fortezza. Sarà la roccaforte degli Orsini finché il primo Papa Colonna, all'inizio del 400, non riesce a portarla via e farla diventare proprietà della Santa Sede. Successivamente, a metà del 400, Papa Niccolò V comincia le prime opere di consolidamento e di ammodernamento.
sarà in pieno Rinascimento con Alessandro VI Borgia, che verrà chiamato qui l'architetto Sangallo il Vecchio, per trasformare radicalmente l'edificio. Si comincerà con il tagliare un corridoio diritto che permette di salire dall'esterno alle stanze e alle parti superiori. Papa Borgia compirà un'innovazione radicale. Roma è ormai sedata e obbedisce al papato. È ora di riconquistare l'intero Stato Pontificio. Castel Sant'Angelo sarà la chiave nuova del potere temporale. Il progetto politico è ambizioso quanto all'architettura dell'edificio, solo che Borgia lo affiderà direttamente al proprio figlio Cesare, che tenterà di fare di se stesso non un duca, ma il primo possibile re di un'Italia nuova. Il vero cattivo, quello che spazzerà via in un colpo solo i Malatesta e i Montefeltro, Rimini e Urbino, il vero cattivo è il duca Valentino, lui, il figlio del Papa Alessandro VI Borgia. L'ideale in un certo senso, il modello forse di Niccolò Machiavelli. Il principe può anche essere cattivo, come è stato cattivo Valentino Borgia, anche se poi il suo impero si è dissolto nel giro di pochi anni. Da qui il Papa intrigante può vedere Roma, al di là del Tevere, che si sta trasformando e sta diventando il cuore del Rinascimento cinquecentesco. L'antico esce dalla terra, quindi risorge. Quindi il Rinascimento, in effetti, c'è un po', perché poi il Rinascimento è l'uscita dalla terra in realtà. Cioè ciò che muore è sepolto, quindi quando esce dalla terra, integro o semi-integro, rinasce. Può vedere Palazzo Riario e l'attuale cancelleria che il suo amico Cardinal Riario, appunto, sta costruendo con i soldi vinti al figlio del Papa Innocenzo VIII, Franceschetto. Palazzo della Cancelleria, capolavoro dell'architettura rinascimentale, proto-rinascimentale romana. Ma chi l'ha fatto veramente? Baccio Pontelli, forse, no? Questo nome adesso molto scavato, questo uomo che nasce nella cultura urbinate e quindi è in qualche modo un parallelo di Bramante quasi, no? Ma è veramente lui? E c'è veramente il mondo urbinate dentro? Può vedere l'altro edificio fatto dal Sangallo, quello che oggi è Palazzo Venezia e che fu la sede e la residenza dell'ultimo Papa veneziano Barbo, che ci morì di indigestione nel 71. Non ci sono documenti sicuri, quindi ha avuto attribuzioni varie, anche a Sangallo. C'è queste grandi derivazioni dal Colosseo, no? Classicismo massiccio, diciamo sangallesco. Però poi nello stesso tempo molte parti dell'edificio sono rifatte, poi ci sono le finestre crociate che possono ricondurre al mondo di Rossellino che ha fatto operazioni analoghe. Quindi tutto si basa su attribuzioni che però poi non vengono verificate nei documenti, quindi non si sa. Può vedere il passetto di Borgo che gli consente di scappare nelle sue stanze in Vaticano decorate da Pinturicchio. Può vedere dietro le anse del Tevere il palazzo che si sta facendo costruire quasi in campagna il suo amico Agostino Chigi, affidandone il disegno a Baldassare Peruzzi e il decoro successivamente a Raffaello. In quegli anni, mentre cresceva Roma, calava Firenze. La famiglia dei Medici era messa al bando, Savonarola bruciato e la storia dell'arte, come spesso capita in Italia, si arenava banalmente su un appalto, quello per la decorazione di Palazzo Vecchio a Firenze, al quale appalto tentarono di partecipare sia Leonardo che Michelangelo. Come al solito, non vinse nessuno. In cambio, i cartoni dei perdenti andarono a generare i due nuovi stili del Rinascimento,
quelli di Leonardo un gusto sfumato e in un qualche modo post-prospettico, e quelli di Michelangelo il nuovo stile muscoloso. Come sappiamo, Leonardo e Michelangelo rappresentano due punti di contrasto molto forte, generazionale. La cosa interessante è questa, che Leonardo si presenta al mondo in effetti nelle vesti del genio universale, di colui che conosce la ricerca scientifica sulla natura indagata attraverso il disegno, e disdegna la letterarietà dell'umanista che sa molto bene il latino, conosce la letteratura ma non ha niente da dire. Michelangelo invece, che viene dopo nel tempo e ha il tempo di odiarlo in qualche modo, ha proprio la netta percezione che, malgrado anche lui sia uno sdegnoso e un solitario, è nella integrazione del discorso che si fa la grande opera d'arte. E l'adorazione degli antichi non è bassa letterarietà anche per lui, ma è proprio attenzione all'insegnamento concreto che viene da loro, e l'insegnamento concreto è nelle sculture. Lui che cosa vede nel mondo antico? La grandezza, l'esaltazione della figura umana intesa proprio nella sua potenza vera. Cioè il grande uomo non è il letterato che sa tutto e poi non sa tirare un calcio o un pallone, insomma, ma è l'uomo che ha esaltato la sua potenza di individuo nella dimensione per antonomasia bella della vita, che è la potenza fisica. A Roma la città ideale stava crescendo sulle rovine della città antica, anche se in fondo ad Alessandro VI più di tanto non gliene importava e non si accorgeva forse che Bramante era già al lavoro in città. A lui interessavano soprattutto i piani inferiori di Castel Sant'Angelo, quelli delle galerie dei supplizi. Il suo successore Giulio II, che lo detesta, farà cambiare l'allocamento all'interno del Vaticano, andrà ad abitare al piano di sopra, però verrà anche lui qui a vedere la costruzione in corso di San Pietro. Giulio II è uomo molto più rigoroso di Alessandro VI, è cresciuto francescano come già era stato generale dei francescani suo zio Sisto IV. Affiderà il decoro dei suoi appartamenti in Vaticano a Raffaello e chiederà a Michelangelo di affrescare la Cappella Sistina, quella proprio voluta e costruita da suo zio. Fragilissima è l'operazione militare di Giulio II e nella sua immensa grandezza estetica è fragilissima l'operazione di Michelangelo. Cioè in realtà Michelangelo che non riesce a concludere, che ha in mente l'idea del non finito, che è ossessionato dall'idea della morte, che comunque pensa che non è possibile formulare l'opera d'arte in qualche modo perché l'arte è insufficiente in sé, ma insomma svela una fragilità straordinaria, il cui controaltare è Raffaello, che Raffaello sì che invece è forte. Raffaello è un marchigiano costruttivo, capace e tenace, che lui sì fa vedere come si deve fare. Fa la scuola di Atene, le stanze del Papa, le grandi pale d'altare, fa il sovrintendente all'archeologia, progetta per la città. Imperious Severin awaits you there. Raffaello è in effetti la bestia nera di Michelangelo sul serio, perché è la dimostrazione vivente che l'ostentazione di potenza di Michelangelo è fragile in sé ed è destinata in qualche modo a cadere. Il grande scheletro nell'armadio di Michelangelo per tutta la vita non è tanto Leonardo, ma è Botticelli, che è proprio l'opposto da lui, cioè l'uomo che esce da una cultura di tipo estetizzante fortissimo,
omosessuale al punto tale che l'immagine guida è l'androgino, arriva Michelangelo e rovescia il discorso. Per cui qual è l'opposto dell'androgino? Ma è il grande sportivo, è ovvio, no? È il culturista, cioè il suo pensiero è sempre debbo rovesciare il mondo botticelliano e dimostrare che attraverso la scultura dell'antichità classica che io ho tradotto nel linguaggio della pittura ho fatto una polpetta di quella femmina mancata del Botticelli. Sono convinto che ogni mattina che lui saliva la scala e faceva una figura e pensava: tiè Botticelli, ti ho fregato ancora una volta. La radice è il neoplatonismo, un po' per tutti, e c'è questa esclusività dell'idea dell'artista che peraltro si esalta in una cultura che spinge verso l'omosessualità. Il vizio fiorentino, come dicevano i francesi del Cinquecento, avevano avuto Concini e poi Caterina de' Medici e poi Maria de' Medici. A un certo momento il gusto, la moda, persino la gastronomia parigina e francese è stata fortemente condizionata dai fiorentini, che non erano affatto amati. E si diceva appunto che il vizio fiorentino, diffuso largamente anche in Francia e in tutta Europa, fosse proprio questo, la omosessualità, la omofilia, quindi era una stigmate distintiva della nazione fiorentina. E qui nasce l'idea di trasformare San Pietro affidando l'opera della nuova cupola ai disegni di Bramante. E dalla loggia che si fa costruire sulla facciata di Castel Sant'Angelo, per togliere l'aspetto militare e dargli un aspetto più rinascimentale, può vedere dall'altro lato del fiume nascere Via Giulia su disegni del Bramante. Se fosse stato molto attento avrebbe visto passare sul ponte, dove non c'erano ancora gli angeli, un monaco. Eravamo nel 1510. Il monaco era un augustiniano osservante che veniva dalla Germania, si chiamava Martin Lutero, compiva il suo primo viaggio a Roma e stava pensando anche lui a un suo rinascimento, nell'ottica della riforma. Giulio II è un papa politico-militare e in un qualche modo continua il progetto Borgia, cioè quello di ridare alla sede papale il controllo degli stati pontifici, persi durante il Medioevo. Il militarismo di Giulio II ha nella costituzione della forma michelangiolesca della volta della Cappella Sistina e del progetto della tomba un equivalente perfetto. Lui sottometterà Bologna e gli toccherà litigare con i francesi, con gli spagnoli e con l'impero, ma litigherà con maggior piacere con Michelangelo, il quale passerà 2 anni steso sulla schiena a dipingere la Cappella Sistina ed inizierà il progetto della tomba più lunga da realizzare nella storia dell'umanità, la famosa tomba di Giulio II con il Mosè. Cioè lui nasce scultore in un'epoca in cui l'arte per antonomasia è la scultura, in realtà, perché si paragona al classico, ai cammei, alle gemme, alle sculture classiche, quindi il grande artista deve essere uno scultore. Lui fa lo scultore ed è il più grande artista. Lo chiama il Papa e lui fa il progetto del monumento all'arte della scultura, che è la tomba di Giulio II. È l'apoteosi della scultura, non riesce a farlo, e il Papa gli dice no, fammi la volta della Cappella Sistina, che è l'apoteosi della pittura. Quindi lui deve cambiare mestiere, lo cambia, ma morde il freno, no? A Roma in quegli anni avviene una scoperta molto importante per l'evoluzione della storia dell'arte, quella del Laoconte all'interno delle Terme di Tito. È il primo potentissimo documento visivo che certifica il gusto dell'antichità assieme alla scoperta delle decorazioni parietali della Domus Aurea di Nerone. Il Laoconte diventa una specie di accademia per cui vanno tutti i grandi maestri, Michelangelo compreso, quando l'opera è scoperta, e disputano su 2 grandi concetti su cui si misura proprio la sapienza rinascimentale. Primo, la misura del tempo, cioè cos'è? È un originale o è una copia? È un capolavoro sommo che è il destino della grecità restituitoci perché noi siamo in sintonia con la grecità, o è una derivazione posteriore?
quindi la misura del tempo storico e nello stesso tempo è la misura della tecnica. Come è fatto? È un blocco solo e aggregato e non si capisce chiaramente. Allora i grandi maestri debbono fare l'operazione critica per antonomasia, cioè spiegare come è fatto il capolavoro una volta individuato e quindi che cos'è. Per la prima volta gli artisti del Rinascimento hanno un riferimento reale non solo nell'architettura ma anche nella pittura e nella scultura. La passione per la muscolatura che scoprirà anche Raffaello in quegli anni non viene dalla sua coppia di Michelangelo, ma viene probabilmente dall'aver visto il Laocoonte. Leone X, fine di testa e molle di carattere, amerà molto di più le lettere che le arti visive. Memorabili sono i suoi scambi epistolari con Erasmo, memorabile anche la sua cupidigia. È nato lo stesso anno di Michelangelo, tutti e due hanno frequentato negli stessi anni i giardini Medici e tutti e due hanno avuto lo stesso insegnante, l'umanista e poeta Poliziano. Solo che mentre Michelangelo a 13 anni imparava a disegnare, Giovanni Medici diventava cardinale. Poi Michelangelo conquistò la gloria e Giovanni Medici perdette i soldi della banca di papà. L'appetito però gli rimase a Giovanni Medici anche quando divenne Leone X e fu, si dice, papa particolarmente simoniaco, cioè capace di vendere benefici ecclesiastici e indulgenze pur di raccatar denaro. Però ad onor del vero non lo faceva solo per le tasche proprie, lo fece anche per sostenere la costruzione della grande fabbrica di San Pietro e fu proprio durante la più grossa operazione di fundraising internazionale lanciata grazie alle indulgenze che Martin Lutero si ribellò al lusso romano. Affisse le 95 proposizioni sulla porta della chiesa di Wittenberg ed era l'ottobre del 17 del 1517. Clemente VII fu il primo a dare all'edificio, tutto sommato ancora austero, un segno di lusso e di eleganza. In questo micro bagnetto decorato a grottesche simili a quelle della Domus Aurea, ma con piccole aggiunte di conchiglie sulle pareti come nei decori napoletani di oggi, con acqua calda e riscaldamento. E fu per lui ottima idea, perché fu anche l'unico papa costretto effettivamente a rimanere in Castel Sant'Angelo durante il sacco di Roma del 1527. Fuori i lanzichenecchi, dentro protetto. Il sacco di Roma fu proprio una catastrofe. Svuotata la Cappella Sistina, saccheggiati i più bei palazzi. Ma era forse inevitabile. Il mondo di allora era il campo di battaglia fra tre monarchi eccellenti. Solimano, che a Istanbul sognava di trasformare il Mediterraneo in un lago islamico, Francesco I, che ipotizzava a Parigi la prima monarchia accentrata, avendo portato a casa propria il meglio del Rinascimento, ivi compreso Leonardo, e Carlo V, l'erede dell'Europa intera, che per primo sognava un'ipotesi di unità geografica e politica. Il papato in mezzo era ovviamente il vaso di coccio e Venezia stava decadendo politicamente anche se stava raggiungendo il massimo punto della sua storia nell'arte. Clemente VII era proprio nato sfortunato, figlio postumo di Giuliano de' Medici, quello morto assassinato per salvare suo fratello Lorenzo il Magnifico durante la congiura dei pazzi. È delicato, fragile e freddoloso e gli capita ogni sorta di tegola. Roma è alluvionata perché straripa il Tevere e Enrico VIII d'Inghilterra, pur di divorziare da sua moglie spagnola, divorzia anche dalla Chiesa. Sotto il suo pontificato il Medioevo cattolico è definitivamente rotto. Orazio e Artemisia Gentileschi. Sex and Violence. Gli antesignani del genere pulp erano padre e figlia e vivevano nel Seicento. Una mostra ne ripercorre le torbide vicende artistico-esistenziali, nell'evoluzione più sofisticata del chiaroscuro caravaggesco. A Roma, fino al 20 gennaio 2002. Raffaello, grazia e bellezza. Il paese per antonomasia più incline alla grazia e alla bellezza rende omaggio a colui che ne ha tracciato i canoni definitivi. A Parigi, fino al 27 gennaio 2002. Le donne di Toulouse-Lautrec.
le donne della Belle Époque tra circhi, cabaret e bordelli, visti dall'artista piccolo di statura, grande di cognome ed enorme d'ingegno. A Milano fino al 27 gennaio 2002. Paolo III Farnese a Castel Sant'Angelo non ci abiterà mai. La situazione politica per lui è ormai sotto controllo, non ha bisogno di protezione. La fortezza non gli serve come fortezza, ma gli servirà come forziere e decide di portare qui, come già fece Giulio II, la sua sala del tesoro. E le grottesche diventano però un autentico stile decorativo negli appartamenti di Paolo III Farnese, nella parte sopraelevata che si fa costruire dopo gli anni 30. Sono realizzati da Perin del Vaga e dal gruppo della sua bottega e sono un sunto raffinato e sofisticato dell'evoluzione massima del Rinascimento. C'è il rilancio colossale di uno spazio come Castel Sant'Angelo con l'appartamento farnesiano, per cui il castello, la rocca diventano di nuovo il modello dello stile di vita, del comportamento sociale, della produzione culturale. Paolo III, regnante, fa costruire l'appartamento papale in Castel Sant'Angelo e lo fa decorare dal principe dei pittori raffinati, estenuati, squisiti, garbati, che è Perin del Vaga, che viene dalla scuola di Raffaello, ed è tutto il contrario del milite, è vero, di quello che fa l'arte della guerra, che verrà fatta dopo infatti come arte, come rappresentazione. Il salone centrale è clamoroso, sempre decorato da Perin del Vaga, in uno stile dove il Rinascimento diventa già manierista e dove tutto si confonde. San Michele Arcangelo insieme a Costantino. A riprova del fatto che le stanze sono d'apparenza e d'apparato, non c'è riscaldamento, i camini sono finti e la loro bocca è occupata da due babbuini dipinti. E nelle cantine sotto non si sentono più le grida dei torturati alla corda e dei condannati all'esecuzione capitale. Mentre fuori, di là, nella città, cresce il Palazzo Farnese e iniziano gli scavi delle terme di Caracalla. La Chiesa prepara la sua controriforma e metterà fra poco le mutande al giudizio universale. Il Rinascimento si conclude. In questo mezzo secolo di storia abbiamo lasciato apposta un buco di 2 anni, fra il 1521 e il 1523, e sono quelli del pontificato di Adriano VI. È l'unico papa non di buona famiglia. A Roma è considerato rozzo e volgare, anche se in realtà è stato il precettore di Carlo V da bambino, professore di filosofia all'Università di Utrecht e rettore della prima Università di Lovagno, anche se ha diretto per conto di Carlo V tutta la politica di Spagna. Ma era straniero, fiammingo e nordico e tentò l'ultima composizione possibile della lite fra nord e sud, fra papato e riforma. Fallì e morì. Adriano VI a Castel Sant'Angelo non mise mai piede. Fu l'ultimo papa straniero prima di Karol Wojtyla.